looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me. I need something fast. I need something to last and give satisfaction, no. Help me, grab his right arm. Help me, I'll take the left. Oh, help me, interrogate him. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Oh, can I be saved? I wanna catch the wave. How big is your love? Tell me, how high is your patience? Oh, can I be saved? I wanna catch the wave. Hey, all this fake news. Tell me, what is the use? Tell me, there's no more compassion, no. Come and find me under these layers, among these taxpayers. There's no satisfaction, no. I said, help me, help myself, forgive me, down from the shelf, oh, help me, this love. Allora, buongiorno a tutti. Siamo in località Madonna della Neve sulla Maielletta e, come avrete intuito, stiamo facendo l'alba. Il sole sorge da quella parte lì, lì c'è il mare, quindi sorgerà dal mare, appunto, essendo quella la direzione est, e devo dire sto avendo qualche difficoltà nel trovare una composizione interessante. Quella che secondo me è migliore da questo punto è questa, quindi avere il mare di fronte, che peraltro neanche si vede perché c'è questa foschia che presumo che tra poco si illuminerà di un minimo di colore, e questa valle che conduce appunto l'occhio verso l'alba, appunto, e il mare. Quindi come contorno abbiamo questo cespuglio, diciamo così, di pino mugo, finalmente ho detto anch'io pino mugo in un video, e poi le due direttrici della valle che degradano verso il mare. Ora, come sempre, lo scopo di questa uscita è quello di visitare un posto nuovo e di vivere la natura. Questa composizione non è che mi entusiasmi molto, però devo dire che è l'unica che ho trovato. Precedentemente ho fatto un paio di foto alla rotonda che c'è lì in fondo con l'insegna del Blockhaus, che è molto carina, è a forma di cuore, e sempre da quel punto lì ho ripreso la cappelletta di Madonna della Neve che è qui, che era illuminata, era ancora prima dell'alba, e quindi ha avuto un effetto piacevole. Poi, se il cielo dovesse colorarsi, cosa che vedo difficile in quanto c'è molta foschia e non ci sono nuvole, allora cambierò da questo punto un pochettino di composizioni anche verso ovest, qualora le montagne si dovessero illuminare. Comunque vediamo che cosa ci riserva questa mattinata.
Allora, quello che ho fatto in quest'ultimo periodo, in questi ultimi minuti, è stato quello di sfruttare la luce direzionale e calda del sole che è già sorto. Infatti è sorto ormai da una ventina di minuti. Man mano che il sole sorge, chiaramente porta in luce man mano sempre più parti del paesaggio che può essere interessante fotografare, perché gli dà tridimensionalità, avendo questa luce molto radente, la capacità di evidenziare le forme del terreno e della vegetazione. E quindi ho iniziato con questo versante, che è il versante est, che man mano ha illuminato queste montagne, e poi, non appena il sole sarà un po' più alto, farò qualche foto anche nell'altro versante, anche perché in lontananza si vedono, quindi verso ovest, le montagne più alte, quindi ci dovrebbe essere lì il Gran Sasso, adesso è immerso nella foschia, e il Monte Camicia, eccetera, eccetera. Ho anche colto l'occasione per fare delle composizioni con un gruppo di pino mugo e i suoi fiori, con in lontananza la stazione di arrivo delle piste da sci della Maielletta. In quel caso ho fatto più esposizioni per la messa a fuoco, avendo dei soggetti molto vicini e dei soggetti molto lontani, ma in genere oggi ho usato un'unica esposizione per ogni fotografia. Mi sono anche divertito a fare un po' di panoramiche, quando il sole, diciamo così, stava sorgendo, e questo è molto interessante. Queste condizioni sono molto interessanti pure in assenza di nuvole, perché il sole nel momento in cui sorge non ha questa luce così dura, e quindi ha un contorno molto definito, e si ha questo effetto di questo disco rosso che sorge dal mare. E quindi purtroppo non c'è stato un soggetto da abbinare al sole, e quindi ho deciso di fare una panoramica, visto che con un'unica esposizione, pur avendo un grandangolo, non riuscivo a prendere tutto quanto, e quindi spero che il risultato sia accettabile e sia interessante. Chiaramente va tutto visto al computer. Continuo nella mia attesa di cosa succederà in questa mattinata, e ci vediamo tra poco. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Oh, some would say I'm insane in the right and the way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know, and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Once you're pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Once you're pandemonium. The limit of love is endless, I know. Just do what you want with me.
Allora, la situazione della foschia sul versante ovest la potete intravedere, comunque non è cambiata, non si vede nulla, quindi inutile provare a riprendere le montagne in lontananza. Il sole ormai è già sorto da un bel po', siamo oltre 1 ora e 10 dal momento in cui è sorto, per cui devo dire che ho esaurito un pochettino i soggetti di questa zona. Più avanti sul sentiero, oltre la Madonnina, ci sono le rovine del fortino del Monte Blockhaus, che è quello lì appunto dove è piazzata la Madonnina. In ogni caso proverò, se riesco a trovare una situazione interessante, a fare le foto al tramonto, non da qui, dal rifugio Pomilio, che è alla partenza di questa strada, chiaramente inquadrando verso ovest, sperando che il sole tramontando colori un pochettino l'ambientazione. Devo dire che oggi mi sono cimentato in una fotografia che non sempre prediligo, cioè quello di fare panorami a grande respiro. In genere a me piace concentrarmi su un soggetto e poi dare a questo soggetto il contesto. Invece oggi la situazione appunto imponeva di cercare dei panorami un po' più ampi, giudicate voi se ci sono riuscito. Devo comunque ringraziare Luigi Nespeca, spero di averlo pronunciato bene, che è un fotografo professionista, di cui vi metto tutti i link in descrizione, che mi ha fatto scoprire questo posto attraverso i suoi video, che vi invito a vedere perché sono molto interessanti e ben fatti. Chiaramente stiamo parlando di un professionista, nonché bellissime foto, ma è specializzato in questa zona, quindi Abruzzo e Lazio soprattutto, ed è il re della maiella secondo me, per cui mi ha dato lo spunto di venire qui sulla maielletta e di cominciare ad esplorarla. Per quanto riguarda questo luogo, siamo nel comune di Pretoro, in provincia di Chieti. Si arriva, diciamo, facilmente fino a un certo punto, in quanto si prende la A25 e si esce a Scafa. Dopodiché ci sono una 25-30 km di strada mediamente impegnativa, per cui leggermente stretta, con vari tornanti, varie curve. Si arriva a Passo Lanciano e poi si prosegue per la Maielletta o per il rifugio Pomilio. A rifugio Pomilio, che è giù nella valle, bisogna fermarsi, quindi sia che si abbia la macchina sia che si abbia il camper bisogna parcheggiare lì, e poi c'è una strada lunga circa 3 km che si può percorrere ovviamente sia in bicicletta sia a piedi, che porta qui. Da qui in poi si prosegue attraverso i sentieri che sono ben visibili e ben segnati, e per esplorare appunto questo posto. Been under the weather, on the edge of the night, and then there was you. Allora, siamo quasi al tramonto, mancano circa 40 minuti. Siamo in località Fonte Tettone, che per la precisione è questo fontanile qui. Chiaramente sono sceso un po' dal rifugio
Pomilio, perché lì fondamentalmente il sole calava dietro alla montagna e poi non ho trovato dei soggetti interessanti. Qui invece il soggetto è la fontana e il sole tramonta esattamente lì. Quindi già adesso potete vedere le silhouette delle montagne e c'è già un pochettino di colore. Quindi il sole calando, io spero che tra quelle nuvole, quella striscia di nuvole che potete vedere alle mie spalle e anche questa foschia prenda un pochettino di colore e si rifletta sull'acqua del fontanile. Quindi potenzialmente è una bellissima foto. Vediamo se le condizioni ci saranno amiche e soprattutto se non ci sia troppo disturbo dalla gente, perché in effetti c'è molto afflusso. E insomma, vediamo che cosa ci riserva questo tramonto. Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. Times I'm stranded, a castaway on an unknown shore. Although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom. Allora, il sole è tramontato, i risultati li avete visti da poco. Purtroppo c'è stata molta gente, ho avuto un po' di difficoltà a trovare delle composizioni che mettessero in luce il sole e anche il soggetto principale. Comunque, come ultima foto della giornata ho preso questa fila di paletti che conducevano alla luna, che non è piena, non è particolarmente brillante, però è una foto che come chiusura della giornata e come rappresentante dell'ora blu ci può stare benissimo. Quindi questa avventura direi che finisce qui. Il posto sicuramente offre molto di più e merita di essere esplorato, soprattutto in quota, e sicuramente ci tornerò, anche perché offre numerose opportunità di sosta con il camper e quindi uno, essendo già sul luogo, riesce a fare delle foto partendo già dal luogo in cui è. Per cui, se vi è piaciuto il video, mettete pure un like, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Always in bloom.